Che Mugello, ragazzi, vissuto in prima persona e soprattutto a strettissimo contatto con i piloti. Giusto qualche clip per farvi venire l'acquolina in vista del futuro video. Grande cazzo! E che si può finire anche di sabato la Non gara. avete visto più 07? A parte questo, bisogna iniziare per forza dal mercato. Ho ascoltato diversi insight molto inside in giro e le cose non sono assolutamente così semplici come sembrano. Se Martin era scontatissimo fino al venerdì in ufficiale, adesso non lo è più. Dopo vi spiego meglio, ma prima il sostituto, come potete vedere, di Tano DJ vi ricorda che YouTube fa gli scherzi e vi disiscrive dal canale. Quindi controllate e se non siete ancora iscritti, cosa aspettate? È gratis. E adesso sigla. Oltre al GP d'Italia, i veri appassionati sanno che si sta correndo sull'isola di Man la gara e l'evento motoristico più bello ma anche più pericoloso al mondo. Io volevo vedermi la serie per avvicinarmi al grande evento, ma come sempre dall'Italia la visione era bloccata. E quindi come si fa? Ovviamente con NordVPN. È semplicissimo. Installate, vedete qua, l'app sul PC. Ci si mette un attimo. Successivamente aprite l'app e vi geolocalizzate, tac, con un click in Inghilterra. Vedete? Connesso United Kingdom. Voi non lo vedete che è un po' piccolino, però velocissimo. E adesso, nel momento in cui voglio andarmi a vedere la mia bellissima isola di Man, ci clicco sopra, Supersport TT Race 1, pam! Ed è pronto per essere visto totalmente in maniera gratuita. Ovviamente, oltre a questo, che è un validissimo motivo, ce ne sono tanti altri per abbonarsi a NordVPN. Ad esempio, funziona antivirus anche quando l'app è chiusa, vi protegge dai malintenzionati quando vi agganciate ai wifi pubblici e molto altro. Vai sul link in descrizione o nel primo commento pinnato in alto per uno sconto dedicato alla mia community, oppure per scoprire tutte le altre funzionalità che magari vi interessano di più. Quindi mi raccomando, andate a dare un occhio e vedete se c'è qualcosa che vi può interessare. Bene, tornando al mercato, se c'è una cosa che teneva a banco già dal giovedì al Mugello, ovviamente era il futuro compagno di Pecco sulla rossa ufficiale. Tutti gli addetti ai lavori parlavano già di cosa fatta. Martin in ufficiale e Marquez che avrebbe dovuto accettare un po' il trattamento ufficiale sempre, ma in Pramac. Il problema è stata la dichiarazione completamente a sorpresa di Marc. Pramac is a very good team, but it's not an option for me. Oltre ad aver fatto incazzare Campinotti con dei botte e risposta, e uno di questi diceva: ne abbiamo fatto meno per 25 anni, ne faremo a meno per un altro anno. Ok. Dal mio punto di vista, i Ducati erano sicuri che Marquez accettasse l'ipotesi Pramac dopo aver preso atto della firma di Martin. Il problema vero, che forse è stato leggermente sottovalutato, è l'ego di Marquez, giustamente dopo 8 titoli mondiali. È troppo grande per sopportare di vedere scelto Martin. E Marc è così upazza Ariel che già da sabato le voci di vederlo in KTM ufficiale sono state molto, ma molto insistenti. E qua mi sorge sempre il dubbio, perché questa è un'arte. Queste voci sono state messe in giro dall'entourage di Marquez per mettere un po' di pepe sulla coda di Ducati, ma in realtà in mano hanno poco o nulla, oppure vuole veramente fare la mattata. Altra cosa importante che, ripeto, si narra, si dice, è che quella sicurezza sul discorso firma di Martin non è che ci fosse più tanto. Tutto questo casino riceve conferme dallo slittamento dell'annuncio del compagno di squadra di Pecco. Prima di arrivare al Mugello doveva essere svelato appunto o qui nel GP d'Italia o subito dopo. Adesso si parla che non si saprà nulla prima dell'estate. Qui le situazioni sono molto tese e non dimentichiamoci che Pramac ha l'opzione Yamaha sul tavolo e prima di dare una risposta può aspettare fino a luglio. Secondo me, se non potrà avere un top rider come Martin o Marquez, dal mio personalissimo punto di vista virerà su Yamaha. In ogni caso, se dovessi scegliere io da chairman Ducati chi prendere tra Marquez e Martin, sceglierei
Marquez. E vi spiego il perché. Sul lato sportivo, al momento possiamo dire che si equivalgono. Uno ha più punti in campionato, è vero, ma l'altro guida una GP23. E da quello che si è potuto vedere fino adesso, in ogni caso, dai, diciamo che sono alla pari, si equivalgono. Anche se Marc, dal mio punto di vista, a parità di moto ha ancora qualcosina in più. In ogni caso, scelta lato sportivo potremmo dire che si equivale, ecco. Ma lato marketing non c'è paragone. Marc o lo ami o lo odi, ma al momento è innegabile che sia il pilota più chiacchierato e questo agli sponsor piace. Infine, il discorso concorrenza. Se sono molto sicuro che Marc sarebbe competitivo anche su una KTM, non sono convinto dello stesso per Martin, che ha vissuto tutta la sua crescita in Ducati. Marc invece ha dimostrato che anche in caso di moto diversa dopo tantissimi anni di Honda, se è buona, lui accelera. L'unico neo di Marquez è l'età. Il problema è che un talento del genere, anche se 31enne, può tranquillamente essere competitivo fino ai 40. Quindi direi che c'è tempo per pensarci. Prima di entrare nel vivo del weekend, vi faccio sentire qualche bel raw sound dei warm-up delle moto in pit lane. Per le altre, tenete d'occhio il canale perché uscirà il video dedicato con anche gli spoilerini di Vallelunga, la gara pazzesca che abbiamo corso, qualcuno ha visto anche in diretta. Silenzio. In ogni caso, guardate. Altra cosa, forse la più importante di tutto il weekend. Voglio salutare The Talking Helmet perché ci siamo incontrati e conosciuti al Mugello. Abbiamo discusso un'orettina di tutte le cose, MotoGP, mica MotoGP e via dicendo. E ha fatto un sacco ridere perché sono stato tipo trascinato in mezzo tra dei bilici e io all'inizio non avevo capito che fosse lui. Ma poi, quando ha esclamato la parola Pedro, lì è stato tutto chiaro. A parte le cagate, iniziamo con l'azione in pista. Prove libere, ci sono giusto due cosine da dire. Ma i giornalisti che dicono e scrivono Yamaha ritrovata, adesso si ragiona, eccetera, 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 lo sanno che hanno fatto 2 giorni di test al Mugello una settimana prima del Gran Premio? No, chiedo, è assolutamente normale che nei primi 2 turni siano davanti. Poi però, essendo già al limite plafonati perché lo hanno già raggiunto appunto durante i test, è ovvio rivederli nelle loro posizioni. Il doversi rimangiare tutto, ah no, la condizione perché e via dicendo, sarebbe evitabilissimo. Ma vabbè. La cosa positiva per Yamaha è che hanno finalmente uno come Marmorini, che ha preso le redini della situazione. Potremmo dire che è una figura simile ad Alligna, ma come il genio ex Aprilia ci ha messo un bel po' di tempo per cambiare le cose, dovrà essere lo stesso in Yamaha. Chi non vedo male, ma malissimo, è Honda. Ancora ben ancorati alla mentalità giapponese, che ormai abbiamo capito nel mondo delle corse attuali non funziona più. Mettetelo nella capoccia. Parola d'ordine: calma e gesso. Sì, intanto gli altri corrono. Altro tema importante, l'impeding di Pecco su Alex Marquez e la conseguente penalità di 3 posizioni in griglia nella gara lunga. Dal mio punto di vista ci sta, perché in effetti lo ha rallentato. Lì, anche se sembra che fossero molto a lato, comunque la traiettoria. Poi togliamo il cinema di Alex Marquez dopo, ok, ma purtroppo lo ha rallentato. Ma non è questo il problema. Il problema è la completa incapacità di avere un giudizio lineare su situazioni praticamente identiche. Una volta c'è la penalità e l'altra volta non c'è. E quindi io come devo comportarmi? Vedi Martin con Oliveira, stessa identica situazione, o il botto sempre di Oliveira con Quartararo nella sprint. Il caro Spencer sarà stato un grandissimo pilota, ma ormai è da tempo che non si dimostra all'altezza per questo tipo di ruolo. E un conto è fare il pilota e un altro conto è essere nello steer panel e prendere queste decisioni in una MotoGP tremendamente attuale e non più la MotoGP di 40 anni fa. Difatti, secondo me sarebbero molto più validi i tester MotoGP, per fare un esempio, o gente che si è ritirata da qualche anno e che è molto più sul pezzo
sulle dinamiche della MotoGP di oggi. Ecco, su questo sono molto curioso, voglio sapere anche voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti, mi raccomando. Passiamo alle qualifiche. Strategia perfetta di Pecco. Sacrifica un giro della prima gomma per potersi smarcare dagli avversari e non averne né dietro né davanti. Per pochissimo non gli riusciva il capolavoro, così come a Marquez. Amatelo o odiatelo, ma sfrutta ogni minima occasione per avere un qualche decimo in meno. Non so quanti se ne siano accorti, ma in breve ha rovinato il giro di Fernandez per succhiargli la scia. Di solito cosa succede? Lasci dello spazio davanti per farti da lepre e man mano andarlo a prendere come punto di riferimento e magari verso il finale di giro ciucciargli un po' la scia, insomma, no? Lui no. Nel giro buono di entrambi, dopo essersi lanciati, gli prende la scia sul rettilineo, gli tira la staccata, gli rovina il giro e se non fosse stato per la ditta demolizioni probabilmente poteva puntare alla P1. Da pilota, se uno oltre a mettersi dietro, che già dà fastidio, alla prima curva del mio giro buono mi tira la staccata dopo essersi pappato tutta la scia, come minimo vado a prenderlo ai box, perché a regolamento puoi farlo, però dai, cioè, no, dai, su, non si fa. E adesso sprint race. I temi sono 3. Il primo, ovviamente, è l'incidente Bastianini-Martin. Non c'è neanche da discutere. È un classico incidente di gara, molto simile a quello tra Pecco e Marquez a Portimao. Come per Marquez e Pecco, anche qui la spiegazione è identica. Tu che hai provato la staccata e sei andato largo, non puoi non aspettarti l'incrocio da quello dietro. Se vai poi a richiudere facendo finta di niente, come se quello che hai appena sorpassato non ci fosse, ovviamente per cercare di bloccarlo, e di conseguenza hai la peggio, non puoi lamentarti. Ci hai provato, è andata male, punto. Secondo tema, in piste come il Mugello, con curve senza grandi ripartenze da basse velocità, la differenza tra GP23 e GP24 si sente meno e di conseguenza il sorpasso è più facile. Si è visto benissimo quando Martin e Marquez si sono scambiati le posizioni. Il problema è che a Marc, così come siamo sempre stati abituati a sentire, piacciono molto di più le piste stop and go. Ma la cosa incredibile e bellissima del motorsport e del motociclismo in questo caso è come una moto diversa che ti dà un feeling differente ti cambia la percezione della pista, perché magari con quella moto che chiudeva peggio le curve in delle date piste facevi fatica e quindi dicevi no, forse sono io che non vado forte per quel tipo di pista. In verità è la moto che ti porta a fare certe cose. Fino a quando era su Honda, qui ha sempre fatto una gran fatica. Su Ducati, a parte i risultati che abbiamo visto, quando gli hanno chiesto com'è il Mugello con la nuova moto, lui ha detto molto più facile che con Honda. Quindi anche se non gli sono mai piaciute le piste scorrevoli, con Ducati questo punto fermo potrebbe cambiare. Quindi non ci sarà più da dire quella pista è favorevole a lui, quell'altra meno e via dicendo. Potremmo vederlo quasi sempre competitivo e per il mondiale chi lo sa. Ultimo tema, la situazione contrattuale dei piloti, che si ripercuote su quello che vediamo in pista. Quando Martin, Bastianini e Marquez si incrociano in gara, non è solo una questione di piloti che devono guadagnare una posizione o perderla, ma c'è l'ego e soprattutto il dover dimostrare a ogni costo, in ogni momento e in ogni singola occasione di essere il migliore rispetto agli altri. Tutto questo ovviamente per guadagnarsi la sella. Purtroppo questo continuo voler cambiare e stallo nei contratti sempre in bilico, dove anche se hai veramente un contratto di anni e anni ti puoi ritrovare fuori dalla MotoGP, come è successo a Espargarò l'anno scorso, crea questa continua escalation di aggressività in pista. Quindi in questo caso la patata bollente è in mano a Ducati e prima riusciranno a smarcare la situazione piloti, compagni di squadra di Pecco e via dicendo, e meglio sarà per la gestione in pista. In questa situazione si può andare dai vari Bastianini, Marquez, Martin eccetera 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 a dirgli mi raccomando ragazzi, con calma, guidate le stesse moto, non dico lo stesso team, ma la stessa casa motociclistica, quindi attenzione, lottiamo tutti per la stessa cosa. La risposta è sempre sì, poi sti cazzi. Infatti abbiamo visto cosa succede ogni 2x3 in pista. E adesso la garona, orgasmo italiano. Non si poteva chiedere di più per i nostri colori nella gara di casa. Ma andiamo sui momenti salienti. Pecco ha 3 posizioni di penalità in griglia? No problem. In 2 curve passa primo trovando il corridoio esterno, che molto spesso è il più veloce, ma anche il più rischioso. Non so quanti
centimetri c'erano tra la ruota posteriore di Viñales e l'anteriore di Pecco. Ma si sa, la fortuna aiuta gli audaci. Da lì in poi è stata una gara molto tattica, non super ultra spettacolare. Tutti con il pilota automatico fino agli ultimi 3 giri. A parte Marquez che ha fatto un sorpasso senza senso su Enea. Nonostante fosse molto lontano, di grande mestiere ha frenato un pochino meno per arrivargli a fianco e bloccare la traiettoria. Successivamente ha intensificato la frenata per mettere la moto di traverso e togliere carico all'anteriore, quindi evitando la chiusura del davanti. Ho spiegato 1000 volte questo discorso tecnico, ma se vi manca, per farvela breve e veloce, con la moto in linea e non di traverso con il massimo freno è più facile cadere. Infine Marquez ha accompagnato Enea verso l'esterno chiudendo il sorpasso. Anche in questo caso a posizioni invertite abbiamo potuto notare la differenza tra GP23 e GP24. Oltre al fatto motoristico che un pochino si vede, anche il fatto della trazione in uscita che qui si nota meno come dicevamo prima, ma avendo più possibilità di corsa nell'abbassatore posteriore. Infatti in certi momenti la moto di Marquez si vedeva che fumava dopo dei pompaggi perché vanno a cercare proprio il millimetro proprio tirato al limite per raggiungere la stessa altezza delle moto aggiornate. Ma se lì la moto è costruita che ha meno spazio, prima o poi succede quello che avete visto. In ogni caso, anche se è la GP24, bisogna guidarla e Bastianini, oltre ad aver controsorpassato Marquez dopo le arrabbiate, anzi praticamente l'ha proprio spostato di forza a dirgli grazie, adesso levati che devo andare a prendere Martin, e dopo essergli arrivato sulla coda al limite all'ultimo giro ha tirato fuori il sorpasso, forse il suo più bello dell'anno e anche il più importante in un momento decisivo, sia per Ducati sia per il campionato di Pecco e anche per se stesso. Di sicuro Martin era in difficoltà con l'anteriore e in quei casi sei veramente sulle uova, è un attimo far la cavolata. Ma se fosse entrato meno forte, se fosse rimasto cucito al cordolo bloccando insomma chi stava dietro, sarebbe riuscito a evitare l'infilata senza troppi problemi, anche perché a parità di moto, anche se un pochino si incrociava in uscita, sarebbe stato molto difficile arrivare davanti sul traguardo. E in ogni caso anche Martin ha detto che è stato un errore da principiante. Ma ragazzi, cioè 23 giri con quel ritmo al Mugello, posso capire che non sei lucido come nei primi metri. Chiuderei con 2 notizie, una bella e una cattiva per Bagnaia. Partendo dalla bella, raggiunge il 12° posto di sempre come vittorie in MotoGP. Per chi sostiene che non sia un degno campione, inizia a farsi un po' duretta, perché i numeri sono inequivocabili. Quella cattiva ve la faccio vedere. Direi top momento del Gran Premio e a causa di questo 3 posizioni di penalità in griglia nella prossima gara. Aspetto i commenti di chi ci crede qui sotto. Per il resto, come sempre, gas e ci vediamo al prossimo video.